Il sibilo non si interrompeva mai. Non era il rumore del vento, né quello di una tempesta imminente, ma il suono di 10.000 archi partici che scoccavano all'unisono. Nel deserto di Carre, nel 53 a.C., Publio Licinio Crasso guardava le sue legioni, le più addestrate e letali del mondo conosciuto, trasformarsi in una foresta di uomini trafitti. Ogni volta che i legionari sollevavano gli scudi per formare la testudo, una pioggia di frecce pesanti, capaci di perforare il cuoio e il bronzo, li inchiodava al suolo. Quando provavano a caricare, i cavalieri nomadi svanivano come nebbia, continuando a scoccare all'indietro con una precisione quasi irreale. Marco Licinio Crasso, l'uomo più ricco di Roma, colui che aveva soffocato la rivolta di Spartaco, non cercava solo oro in Oriente, cercava la gloria militare che lo ponesse finalmente al pari di Cesare e Pompeo. Ma quella sera, mentre il sole tramontava sulle sabbie della Mesopotamia, la testa di Crasso non cingeva una corona d'alloro. Secondo Plutarco, sarebbe finita pochi giorni dopo sul tavolo del re Partico Orode II, usata come macabro oggetto di scena durante una rappresentazione delle Baccanti di Euripide. L'oro fuso, si narra, gli fu versato in gola come ultimo scherno alla sua avidità, e quella testa, esibita come trofeo davanti a una corte straniera, non fu soltanto la fine di un uomo. Fu la prima risposta persiana a una domanda che Roma avrebbe continuato a porre per 7 secoli. Roma aveva sottomesso i feroci Galli, i disciplinati Macedoni e i Cartaginesi di Annibale. Eppure, davanti alle porte dell'Iran, l'aquila imperiale avrebbe trovato un muro invisibile ma indistruttibile. Per secoli, dai tempi della Repubblica fino al tramonto dell'impero, il confine dell'Eufrate rimase una cicatrice aperta. Roma non riuscì mai a trasformare l'altopiano iranico in una provincia. Ma perché la macchina da guerra più perfetta della storia antica fallì sistematicamente contro i Parti e i loro successori sassanidi? Se avete già visto i nostri video sulle legioni e sulle battaglie romane, sapete già come combatteva Roma. Qui, però, non guardiamo più la guerra dal centro del campo, la guardiamo dal confine che Roma non riuscì mai a spezzare. Non fu solo una questione di tattica o di archi compositi. Fu uno scontro tra due concezioni del potere, tra la logistica delle strade romane e l'immensità degli spazi aperti, tra la fanteria pesante e una civiltà costruita sulla profondità, sulla mobilità e sulla resistenza. Nelle prossime righe ricostruiremo il labirinto di errori, ambizioni e barriere geografiche che impedirono ai Cesari di realizzare il sogno di Alessandro Magno. Vedremo come il clima torrido abbia logorato i nervi dei soldati latini, come la struttura politica iranica abbia creato un nemico difficile da decapitare, e perché ogni volta che una legione oltrepassava le montagne degli Zagros, la storia sembrava condannarla a un destino di polvere e sangue. Il primo grande ostacolo non fu un esercito, ma lo spazio. La logica romana si basava sul controllo del territorio attraverso infrastrutture, fortificazioni e linee di rifornimento stabili. Una volta conquistata una regione, i Romani costruivano strade, acquedotti e città fortificate. Questo sistema funzionava magnificamente nel bacino del Mediterraneo, dove le distanze erano colmabili e il mare collegava i punti nevralgici dell'impero. Ma l'Iran non era il Mediterraneo. Oltre l'Eufrate il paesaggio cambiava drasticamente. Si entrava in un mondo di deserti salini, montagne impervie e pianure senza fine dove l'acqua era un lusso custodito da sistemi sotterranei antichissimi. I Qanat erano canali invisibili dall'esterno, profondi, ramificati, conosciuti solo da chi viveva su quella terra da generazioni. Un invasore poteva attraversare una regione apparentemente vuota, senza capire che sotto i suoi piedi scorreva la vita stessa del territorio. E se i locali decidevano di distruggere, deviare o avvelenare quei canali, l'esercito straniero si trovava improvvisamente nel nulla. Dione Cassio ci tramanda anche il terrore psicologico dei soldati romani, abituati alla concretezza della terra europea, quando si trovavano davanti a un orizzonte senza fine e senza punti di riferimento. La logistica romana, basata su lunghi convogli e masse compatte di fanteria, diventava un bersaglio visibile e lento. I Parti, al contrario, non avevano bisogno di difendere una sola capitale a ogni costo.
potevano permettersi di perdere città come Ctesifonte e poi tornare, perché la loro forza non risiedeva soltanto nelle mura, ma nella mobilità della loro aristocrazia guerriera. Il cuore dell'esercito partico era infatti la cavalleria, divisa in due elementi letali e complementari. Da un lato c'erano i catafratti, cavalieri pesanti protetti da armature a scaglie che coprivano persino il cavallo, armati con la contus, una lancia lunga circa 4 metri, abbastanza potente da spezzare una linea e travolgere la fanteria in campo aperto. Dall'altro lato c'erano gli arcieri a cavallo, più sfuggenti, più leggeri, quasi impossibili da inchiodare. Non cercavano il corpo a corpo. Giravano attorno alle legioni, mantenevano la distanza e trasformavano l'aria stessa in un'arma. Il segreto della loro efficacia risiedeva nell'arco composito, un capolavoro di ingegneria fatto di legno, corno e tendini, capace di sprigionare una forza devastante. Ma a Carre ci fu un dettaglio ancora più decisivo, uno che Crasso non aveva previsto. I parti non finirono mai le frecce. Surena, il comandante partico, aveva organizzato una carovana di cammelli carichi di dardi, creando un flusso continuo di rifornimenti. A Carre non fu solo la fanteria romana a essere battuta, fu la logica romana stessa a essere umiliata. Dopo il disastro di Crasso, Roma cercò vendetta. Fu Marco Antonio, il luogotenente di Cesare, a tentare la grande invasione nel 36 a.C. Antonio portò con sé un'armata immensa, convinto che la massa e l'audacia avrebbero piegato l'Oriente. Ma commise un errore fatale, dettato dall'impazienza. Per avanzare più rapidamente, lasciò indietro le macchine d'assedio, protette da una scorta insufficiente. I parti colsero subito l'occasione. Distrussero i convogli e Antonio si ritrovò nel cuore dell'Armenia senza i mezzi necessari per espugnare le fortezze nemiche. La sua ritirata fu un calvario. Le fonti antiche la descrivono con toni quasi apocalittici. Fame, sete e attacchi incessanti della cavalleria ridussero l'armata romana a un fantasma di se stessa. Si racconta che i soldati fossero costretti a mangiare radici sconosciute che causavano follia e morte. Antonio perse decine di migliaia di uomini non in una battaglia decisiva, ma in una lenta agonia da attrito. Fu una lezione terribile. La forza delle legioni valeva poco contro un nemico che rifiutava di combattere secondo le regole di Roma. Con Augusto, la strategia cambiò. L'imperatore comprese che l'Iran non poteva essere conquistato facilmente con le armi e preferì la diplomazia, recuperando le insegne perdute da Crasso attraverso trattati e pressione politica. Per un secolo, l'Eufrate divenne una frontiera di tensione, commercio e orgoglio ferito. Ma il problema non era stato risolto, era stato solo congelato. Anche quando imperatori come Traiano riuscirono a spingersi fino al Golfo Persico nel 116 d.C., i loro successi si rivelarono fragili come vetro sottile. Per un momento sembrò che il sogno di Alessandro Magno fosse finalmente sul punto di realizzarsi sotto le aquile romane. Traiano avanzò, conquistò, impressionò il mondo romano, ma bastò che voltasse le spalle per tornare a Occidente, perché il territorio iniziasse a sollevarsi alle sue spalle. Le linee di rifornimento furono tagliate, le rivolte esplosero, e le guarnigioni si ritrovarono isolate in un ambiente ostile. Il suo successore, Adriano, guardò quella conquista e vide ciò che molti a Roma non volevano ammettere. Non una nuova provincia, ma una ferita aperta. Per questo abbandonò immediatamente gran parte delle acquisizioni del predecessore e riportò il confine all'Eufrate. Adriano comprese una verità quasi scandalosa per l'orgoglio romano. L'impero aveva raggiunto un limite, e oltre quel limite ogni vittoria sarebbe costata più di quanto avrebbe mai reso. Perché allora Roma continuò a provarci? Perché l'ombra di Alessandro Magno ossessionava ogni imperatore in cerca di gloria assoluta. Conquistare l'Iran significava dominare la via della seta, controllare il commercio delle spezie e delle sete che drenava oro e argento dalle casse romane. Era una tentazione economica travestita da missione imperiale. Ma ogni tentativo si scontrava con una realtà ostinata. Quella terra non voleva essere romanizzata.
A differenza di molte popolazioni occidentali, i persiani possedevano una civiltà antichissima, una tradizione politica, una religione strutturata e una memoria storica troppo profonde per essere assorbite nel sistema romano. Poi, nel III secolo, il problema peggiorò drasticamente. La dinastia partica cadde, logorata da conflitti interni, e al suo posto emerse una potenza nuova, i Sassanidi. Se i parti erano stati avversari mobili, aristocratici e frammentati, i Sassanidi erano centralizzati, più ideologici e molto più pericolosi. Sognavano di restaurare la grandezza dell'antico impero achemenide. Non erano più solo signori della cavalleria, erano uno stato militare, burocratico e religioso, capace di rispondere a Roma su ogni piano. Il primo grande sovrano sassanide, Ardashir I, e soprattutto suo figlio Shapur I, misero Roma in ginocchio come mai prima di allora. Nel 260 d.C., presso Edessa, accadde l'impensabile. L'imperatore Valeriano fu catturato vivo. È uno degli episodi più oscuri e discussi della storia romana. Le fonti persiane, incise sulla roccia a Nakhsh-e-Rostam, mostrano Shapur vittorioso mentre riceve la sottomissione del sovrano romano sconfitto. Le tradizioni cristiane tarde, forse amplificate dalla polemica, aggiungono dettagli ancora più cupi. Che Valeriano fu usato come sgabello per montare a cavallo e che dopo la morte la sua pelle fu scuoiata, tinta di rosso e appesa in un tempio. Quanto ci sia di storico e quanto di leggenda resta dibattuto, ma il solo fatto che simili racconti abbiano attecchito mostra la profondità dello shock. Con i Sassanidi, lo scontro smise di essere soltanto tattico e divenne esistenziale. Essi impararono l'arte dell'assedio anche dai Romani, spesso grazie a tecnici, prigionieri e ingegneri catturati. La guerra divenne una catena di assedi e controassedi, di città contese, di frontiere che sembravano forti, ma che in realtà sanguinavano senza sosta. Fortezze come Nisibi e Dura Europos divennero i simboli di questa lotta logorante. E proprio a Dura Europos emerge una delle ipotesi archeologiche più inquietanti dell'antichità. Secondo l'interpretazione proposta dall'archeologo Simon James, alcuni soldati romani e sassanidi sarebbero morti in gallerie sotterranee soffocati dai fumi tossici prodotti bruciando zolfo e bitume durante le operazioni di mina e contromina. Se questa lettura è corretta, ci troveremmo davanti a una forma primitiva di guerra chimica. L'idea stessa che nel III secolo si potesse morire sottoterra, al buio senza vedere il nemico, per il fumo velenoso di un assedio, dice tutto sul livello di brutalità raggiunto da questo fronte. Ma oltre alla tecnologia e alla tattica, c'era un fattore che giocava costantemente contro Roma: la politica interna. Ogni volta che un generale o un imperatore otteneva un successo in Oriente, doveva immediatamente guardarsi le spalle. Le campagne contro l'Iran richiedevano anni, denaro immenso e lo spostamento di enormi quantità di truppe dal Reno o dal Danubio. Questo lasciava i confini europei esposti. Roma era costretta a combattere su più fronti contemporaneamente, a migliaia di chilometri di distanza. L'Iran invece combatteva nel proprio spazio vitale. Per i persiani quella guerra era il cortile di casa. Per i romani era una spedizione in un altro mondo. Mentre il racconto avanza verso i secoli più tardi, il quadro diventa ancora più cupo. Roma non si trova più davanti solo un nemico mobile o una dinastia rivale. Si trova di fronte un impero che ha imparato, si è indurito e ora combatte con lo stesso livello di ambizione universale. E qui emerge l'errore finale, non quello di un singolo generale, ma quello di un'intera civiltà convinta che ogni confine potesse essere spezzato, purché si fosse abbastanza determinati da tentare ancora una volta. Nel IV secolo Ammiano Marcellino, storico e soldato che servì su questo fronte, descrive con timore quasi reverenziale la cavalleria d'élite persiana, i Savaran. Apparivano all'orizzonte come statue di metallo semoventi. Ogni centimetro del corpo del cavaliere, persino il volto coperto da maschere inespressive, era protetto dal ferro lucido. Quando caricavano, non sembravano uomini, ma una massa d'acciaio
che rifletteva il sole del deserto e avanzava con una calma terrificante. Ma il fallimento di Roma non fu decretato solo dalla forza del nemico. Fu anche l'incapacità di capire fino in fondo che l'Iran non era una terra da civilizzare secondo i canoni latini, ma una civiltà speculare e opposta. Mentre Roma si trasformava sempre più in una burocrazia centralizzata e cristiana, l'impero sassanide si ergeva come campione dello zoroastrismo. La lotta tra l'aquila e il leone non era più solo per il commercio o per le fortezze del confine. Stava assumendo il volto di uno scontro di legittimità, di identità, quasi di missione cosmica. Per un persiano il romano non era un portatore di ordine. Era un an-er, un non iranico, un estraneo che minacciava un equilibrio sacro. Il momento della verità arrivò nel 363 d.C. L'imperatore Giuliano, l'ultimo grande sovrano pagano, decise di chiudere la questione persiana una volta per tutte. Portò con sé un enorme esercito, una grande flotta che risaliva l'Eufrate e il sogno febbrile di diventare il nuovo Alessandro Magno. Arrivò fino a Ctesifonte, la capitale nemica, e lì commise l'errore che avrebbe segnato la sua fine. In un gesto di hybris assoluta diede fuoco alla propria flotta per impedire ai suoi uomini ogni pensiero di ritirata. Fu una scelta teatrale, quasi sacrale, ma militarmente disastrosa. I Sassanidi, guidati da Shapur II, evitarono lo scontro frontale decisivo, scelsero invece la terra bruciata. Distrussero i raccolti, avvelenarono i pozzi, incendiarono le praterie. L'esercito romano, vittorioso in piccole scaramucce ma sconfitto dalla fame e dalla sete, si ritrovò intrappolato in un paesaggio ostile che sembrava chiudersi lentamente attorno a lui. La ritirata fu un inferno. Giuliano morì colpito da una lancia durante uno scontro di retroguardia. Non indossava la corazza. Credeva forse che il suo destino fosse protetto dagli dei, ormai muti. Con lui morì l'ultima grande illusione romana di proiettarsi stabilmente oltre l'Eufrate. Il trattato che seguì fu una delle più umilianti paci della storia di Roma. L'impero dovette cedere province strategiche e fortezze chiave, come Nisibi, pur di salvare i resti dell'armata. Come se non bastasse, esisteva un altro nemico, invisibile ma costante, che logorava ogni sogno di conquista: la peste. Le rotte commerciali che collegavano l'Iran all'India e alla Cina non portavano solo spezie e sete, ma anche agenti patogeni sconosciuti. Le grandi epidemie che colpirono il mondo romano, dalla peste antonina fino ai disastri della tarda antichità, demolirono il gettito fiscale, il reclutamento e la tenuta psicologica dell'impero. Ogni volta che Roma sembrava pronta a un ultimo sforzo in Oriente, un'epidemia, una crisi dinastica o una rivolta su un altro confine, la costringevano a voltarsi altrove. Nel VI secolo, l'imperatore Giustiniano e il re persiano Cosro I firmarono quella che chiamarono pace eterna. Durò pochissimo. In realtà i due imperi erano diventati troppo simili, troppo ambiziosi e troppo armati per coesistere davvero. Entrambi avevano bisogno di enormi quantità d'oro per alimentare le loro macchine belliche. Entrambi rivendicavano una superiorità universale. Le guerre si trasformarono così in una partita a scacchi crudele, in cui intere popolazioni venivano deportate da una parte all'altra del confine. Cosro arrivò persino a saccheggiare Antiochia, una delle grandi perle del mondo romano d'Oriente, e costruì vicino alla propria capitale una città chiamata la migliore Antiochia di Cosro, popolandola con prigionieri romani. Era un gesto di straordinaria ironia imperiale. Non si limitava a vincere, ricreava una città romana in terra persiana e costringeva i suoi abitanti a viverci come trofei umani, in una copia crudele della patria perduta. L'atto finale di questo dramma, però, si consumò all'inizio del VII secolo, durante quella che molti storici considerano la vera grande guerra dell'antichità. Per 26 anni, tra il 602 e il 628, Roma, ormai Bisanzio, e la Persia sassanide si colpirono con una violenza quasi apocalittica. I persiani arrivarono fino alle soglie di Costantinopoli. L'imperatore Eraclio, in risposta, portò la guerra nel cuore dell'Iran e devastò i luoghi più sacri del nemico.
Recuperò anche la vera croce trafugata da Gerusalemme, ma la sua fu una vittoria di Pirro. Quando la guerra finì, i due giganti erano ancora in piedi solo in apparenza. In realtà erano esausti, dissanguati, impoveriti, svuotati. E proprio in quel momento, dalle sabbie del sud, emerse una forza nuova che nessuno dei due aveva davvero compreso in tempo. Gli arabi, unificati sotto la bandiera dell'Islam, trovarono due imperi trasformati in gusci fragili. Roma perse gran parte delle sue province orientali. La Persia sassanide, molto meno flessibile politicamente, crollò del tutto in pochi decenni. In ultima analisi, perché Roma non conquistò mai l'Iran? Non per mancanza di coraggio, non per assenza di disciplina, e nemmeno perché i suoi soldati fossero inferiori. Fallì perché si scontrò con il limite fisico della logistica antica, con un altopiano troppo vasto per essere dominato stabilmente, con un nemico che non difendeva solo città ma uno spazio intero, e con una civiltà abbastanza antica, sicura di sé e strutturata da non poter essere assorbita come tante altre. Ogni volta che una legione calpestava la polvere della Mesopotamia, entrava in un mondo che non ragionava in termini di conquista definitiva, ma di resistenza, profondità e tempo. Roma riuscì a dominare il Mediterraneo perché era un mare che univa. L'Iran rimase libero perché era un altopiano che spezzava, allungava e sfiancava ogni linea di potere proveniente da Occidente. La frontiera dell'Eufrate non fu mai solo una linea su una mappa. Fu il punto in cui la spinta espansiva di Roma incontrò qualcosa che non poteva trasformare a propria immagine. E allora torniamo a quella testa posata sul tavolo di Orode II nella sera di Carre. Non era soltanto il trofeo macabro di una vittoria partica, era un messaggio. Diceva che oltre l'Eufrate Roma poteva entrare, incendiare, saccheggiare, perfino vincere delle campagne, ma non poteva restare. Secoli dopo, con nomi diversi, re diversi e imperatori diversi, la risposta era rimasta la stessa. Roma non fallì davanti all'Iran una sola volta. Fallì ogni volta che confuse una spedizione con una conquista e la gloria con il possesso. Se questa spedizione attraverso i deserti della storia ha acceso la vostra curiosità, scendete nei commenti e diteci la vostra. Se Cesare non fosse stato assassinato alla vigilia della sua campagna partica, credete che la storia del mondo sarebbe cambiata davvero? O anche lui sarebbe stato inghiottito dall'Oriente come tutti gli altri?